Buongiornissimo, siamo in partenza, carichi come dei muli. Vero. E stiamo per andare in un viaggio che ci porterà ovunque, Sì. on the road. Quindi restate con noi e seguiteci per questa avventura di 15 giorni a Lino. 10 giorni al meno. Dall'Italia a Capo Nord in una piccola city car, un viaggio ambizioso on the road di circa 9.000 km, per vedere alcune delle più belle meraviglie del mondo. Abbiamo sempre avuto il sogno di vedere il sole di mezzanotte, abbiamo sempre avuto la voglia di avventura. E quale migliore occasione per combinare entrambe le cose? La prima tappa è stata a Klagenfurt, nel sud dell'Austria, una bellissima località lacustre che ricorda un po' il nord Italia. Dopo un pranzo veloce ci rimettiamo in macchina in direzione Bratislava, dove passeremo la prima notte in un bellissimo hotel del centro. Wow! Subito il bagno, vai. Qua ci si incastra subito. Wow! È stupendo! Qui c'è il ristorante che si chiama La Fabbrica della Birra Pub. Ma stupendo, c'è dentro proprio il... Oh, ma siamo finiti in una fabbrica della birra! Sto malissimo! Ci svegliamo di buon mattino per una ricchissima colazione all'italiana e visitiamo la bellissima Bratislava, capitale della Slovacchia. Una città vivissima, piena di locali, di turisti e di giovani. Il centro storico si gira a piedi in poco tempo e volendo si possono prenotare guide turistiche ad ogni angolo della città. Ma la strada da fare è ancora tanta e dopo pranzo guidiamo verso la Polonia, la terza nazione del nostro viaggio. Le cose iniziano a farsi serie. La tappa prevista per il pomeriggio è il memoriale di Auschwitz-Birkenau, il purtroppo famoso campo di concentramento. Tarda serata arriviamo per trascorrere la seconda notte in uno stranissimo hotel di Varsavia, con camera vista lobby, strano ma molto bello. Con i pancake potevi anche selezionare un piatto freddo e noi abbiamo scelto la frutta io e abbiamo molto voi. Come sono questi pancake eccezionali e adesso me li mangio anch'io prima che si raffreddino. Ci troviamo a Varsavia e alle nostre spalle possiamo vedere il Palazzo dell'Arte e della Scienza. Al 10° piano c'è una terrazza. Ascensore che non arriva mai. Ci sono queste nuvole basse che stanno completamente, diciamo così, velando la città. Però mi sembra molto di stare a New York. Ah? E poi qua sotto ci sono tutti quei giardini pensili. Dopo aver guidato tutta la giornata e aver attraversato senza sosta la Lituania, arriviamo a Riga, in Lettonia. E voilà! Riga è una città stupenda, coloratissima e verdeggiante. Tanta bella gente, felice e rilassata. Ci ha stupito positivamente e speriamo di tornarci presto. È una città fiabesca, piccola ma caratteristica e siamo sicuri che diventerà presto un'importante destinazione turistica. Approfittatene adesso che è ancora una meta economica. Meravigliosa è la spiaggia sul Mar Baltico, che noi abbiamo visto in occasione della nostra sosta a Parno, in Estonia. Abbiamo deciso di fare tappa a Parno, che è considerata la California dell'Estonia. E penserete che non ci sia nessuno a fare il bagno nel Mar Baltico. In realtà ci sono, nonostante noi abbiamo il pile addosso per il vento. Ci sono delle signorine che stanno tranquillamente facendo il bagno e anche un bambino. Noi che saliamo! Dobbiamo finire di fare colazione. Un po' di bacon, uova, strapazzate e pomodori, visto? Sei orribile. Va bene? Fa schifo. Siamo contenti?
E adesso andiamo a berci qualcosa di caldo. Qua, esattamente qua. Ah sì, lo fa. Che caldo. Meraviglia. Beh, non male, mentre noi prendiamo 2 caffè americani caldi, bollenti, c'è gente che veramente si mangia il gelato. Nella regione dei laghi, dove vai, devi assolutamente fermarti proprio on the road. Ci sono queste sorte di parcheggi che alla fine non sono altro che un pezzo di strada, e se voi prendete uno dei sentieri, naturalmente usando Google Maps si vedono chiaramente che ci sono i laghi. Vediamo se riusciamo ad arrivarci. Eccolo. Sono bagni. Che cacchio è? No, è tipo per dormire. Tipo sono delle casse pan, che figata. Tu ti metti qui, metti la roba al riparo. Un fungo velenosissimo! La manita falloide! No, non so se... Sì, o comunque della ci abitano famiglia. i puffi. Della famiglia delle amaniti. Ah, lì c'è il bagno! Ma sto malissimo, ragazzi, ma è stupendo! Funghi. Addirittura la carta igienica, super servizio. Poi non voglio immaginare. Sì, va bene. Però vabbè, cioè indicativamente se uno non vuole farla nel bosco, c'è quella roba lì. Io non ho parole, nel senso che è talmente attrezzato qui, è stupendo, con la spiaggetta privata, che saremmo tentati veramente di fermarci. Però dobbiamo salire ancora un po'. Ed è stupendo. Cioè incredibile, voi parcheggiate dove c'è scritto parcheggio, entrate e vi trovate in un posto così super attrezzato, super organizzato, con la spiaggia privata, cioè veramente eccezionale. Sono stra entusiasta, il campeggio libero più bello del secolo. Da quella manina. Accettabilissima. Non dico calda, ma... Comunque è vero. Ci farei il bagno io qua. Ci farei il bagno, ma proprio... Ho Tranquillamente. sentito a volte il lago di Garda più freddo di così, Siamo appena arrivati e ci siamo già perdutamente innamorati di questa meraviglia chiamata Finlandia. La regione dei laghi regala panorami da incanto ovunque si guardi. Un sogno ad occhi aperti. Ragazzi, sono emozionatissima. Si sta girando pianissimo, ma si sta girando. Siamo fortunati che questo è l'unico ristorante dove il bagno viene da te. Buongiorno. Meraviglioso. Adesso facciamo colazione, poi sbaracchiamo tutto e andiamo alla casa di Babbo Natale. Buono. Oh, per un italiano non c'è niente di meglio. Alla fine siamo riusciti a convincere anche lui a fare il bagno. Perché l'acqua è calda, ragazzi, è come quella del nostro lago di Garda. Quindi, cioè, sinceramente fare un bagnetto nell'acqua incontaminata è super. Ci siamo accampati qui a luna di notte, dopo aver visto il tramonto iniziato alle 23 e l'alba arrivata subito dopo mezzanotte. Ma non ci siamo accorti del posto mozzafiato in cui ci siamo fermati. Durante la notte abbiamo provato l'incredibile esperienza del silenzio assoluto. Potevamo addirittura sentire il battito del nostro cuore attraverso il sacco a pelo. Finché un piccolo gruppo di scoiattolini non è venuto a mangiare i mirtilli, oltre che le nostre ciabatte. Le loro risatine sono state interrotte dal bramido di un'alce in lontananza, che ha subito ristabilito l'ordine, la pace e il silenzio. Al mattino ci siamo trovati questa splendida sorpresa inaspettata, un tappeto di frutti di bosco fronte lago, un posto che non ci scorderemo mai. Dove stiamo andando oggi con questa bella giornata di sole? Direzione Lapponia, A vedere? la casa di Babbo Natale. Oh, e tutte le? Le renne. Sì, siamo proprio nell'area delle renne. Esatto. Nella grande regione delle renne. Speriamo di vederne una.
Nel pomeriggio del sesto giorno siamo giunti a Rovaniemi, in Lapponia, dove si trova la casa di Babbo Natale. Eravamo un po' fuori stagione e abbiamo infatti trovato chiuso, però questo posto segna il passaggio a nord del Circolo Polare Artico e l'ingresso nella fantastica regione della Lapponia popolata dalle renne. Mamma mia, che corna belle! Ciao! Devo farti fare le cocchi. Le cocchi! Vai! Topolina? Un'altra mamma. Sì, la regione oltre il Circolo Polare Artico e la regione dei laghi in realtà continua a stupire con le sue renne della Lapponia e questi splendidi squarci su questi laghetti incontaminati e parcheggi splendidi dove poter praticamente fermarsi e godere di questa bellezza. Intanto sto facendo partire il drone perché è l'unico modo per rendere la grandiosità di questi luoghi e di queste incredibili zone di mondo che tutti almeno una volta nella vita dovrebbero assolutamente vedere, perché è incredibile. Cioè il riflesso delle nuvole sopra l'acqua. Mai ci saremmo aspettati di trovare un luogo così affascinante. Certo sapevamo che la Finlandia sarebbe stata bella, ma non così tanto. In ogni angolo, dietro ogni curva, si celava una meraviglia. Fortunatamente in questa giornata ci è stato regalato un giorno di sole. Le poche nuvole nel cielo sembravano fatte di cotone. Non sarebbe stata la stessa cosa con il cielo coperto. Non crediamo comunque che le immagini che state vedendo rendano giustizia a questo paesaggio incredibile, ma speriamo ve ne diano almeno un sentore. Ovunque ci fermassimo, ci innamoravamo sempre di più di questa nazione, al punto di non volerla più lasciare. Le sorprese che la Finlandia ci ha regalato sono state veramente tante, al punto di guidare in silenzio con la bocca spalancata perennemente. La Lapponia è entrata con prepotenza nelle prime posizioni della classifica delle nostre mete preferite al mondo. Occhi sbarrati e una miriade di wow, e attenzione alle renne che passeggiano per la strada. Verso sera ci siamo diretti a Inari, nel nord della Finlandia, per la nostra sesta tappa notturna. Abbiamo scelto questa città perché è un crocevia di 3 strade che portano ai grandi parchi nazionali, che purtroppo non abbiamo avuto il tempo di visitare. Per la notte abbiamo scelto un campeggio attrezzato per poterci godere una doccia calda, e anche perché questa zona è particolarmente gettonata dai locali e tutte le piazzole per il campeggio libero erano occupate da camper e pescatori. Buonasera. E lei che fa? Scusi, via Cremona? È un bel maschietto questo, ma sei proprio un bel maschione. Siamo arrivati al camping Uniemi, abbiamo trovato la nostra piazzola, macchina più tenda, e ci sta perché è proprio di fronte al lago. Abbiamo le docce, possiamo cucinare? Sì. Penso di sì. Direi che ci piace? Ci piace, soprattutto per una doccia calda. E domani mattina all'interno c'è un caffè in teoria, quindi facciamo anche magari, no beh, colazione in realtà c'era già da soli, però. E più che altro almeno dormiamo sogni tranquilli, perché come noi tutti gli altri sono qui con le tende. E stasera facciamo proteine, legumotti ultra light, quindi speriamo che siano buone, ma la barilla, dove c'è barilla c'è casa. Ho iniziato a tramontare e poi ci metteremo proprio qui. Sì, guardate che colori, incredibile. Cioè io sono innamorata della Finlandia, la regione dei laghi è stupenda, lui poi è un fan di tutti i laghi e quindi di conseguenza non vi ho detto che sono già le 10
passate di sera, forse anche quasi le 11, quindi dobbiamo abbassare i toni e fare strapiano perché ci sono persone che alcune stanno già dormendo, sono rientrate dai camper e sono all'interno delle loro tende e delle loro case. Quelli in tenda sono tutti in tenda, stanno dormendo secondo me. Comunque niente, è tutto. Noi mangiamo, magari facciamo qualche ripresina dopo. Vi auguro buona serata e ci vediamo domani, che se tutto va bene e il sole e il tempo tiene, arriviamo a Capo Nord, all'estremo punto dell'Europa, in Norvegia. Ciao ciao! Abbiamo fatto l'equazione italiana e dopo stiamo per partire, dobbiamo prepararci, cambiarci un attimo. Ho sotto ancora il mio pigiamino alla lana merino. Ieri faceva freddo, anche se ci siamo scaldati con la doccia calda, alla fine delle finite faceva veramente freddo, l'aria è molto fredda. E insomma siamo al circolo polare artico e si sente. Da quanti? They have 2 weeks. 2 weeks? Yes. Very small. 3 weeks, sorry. It's wonderful. You can touch. E fanno le coccole. E le coccole. Mamma mia! Abbiamo appena lasciato la fattoria, la farm degli aschi. È possibile andare con le slitte, diciamo che poi la slitta invernale, quella tipica sulla neve, mentre quella la slitta con le ruote invece è possibile fare l'attività o a ottobre, quindi verso l'autunno, oppure anche in primavera. Continuiamo alla volta di Capo Nord e proseguiamo il nostro viaggio. Lasciamo quindi la Finlandia con la ski farm che volevamo fare e con dei laghetti che ogni tanto spuntano fuori ancora qui. E ci vediamo dopo. E voilà, in Norvegia ci sono, cos'è, un letto di un lago alla fine. Un letto di un lago. C'è questa specie di panorama desertico, glaciale. Che spettacolo, guarda. Sembriamo dei matti noi italiani. Questo vagabondaggio è diventato parte integrante delle nostre vite, come se ce l'avessimo da sempre avuto nel sangue. Ci sentiamo a casa, nonostante più di 4.000 km ci distanzino da essa, ma alla fine casa è dove ti senti con la persona che più ami al mondo. La serenità noi l'abbiamo trovata per strada, con poche cose a garantirci il minimo indispensabile. La gioia e lo stupore invece li abbiamo trovati ovunque noi guardassimo. Non so se ci siamo capiti. Che bellezza incredibile. Dopo una breve sosta lungo i fiordi per scattare qualche foto e mangiare qualcosa, ci siamo rimessi in viaggio, con un'immensa voglia di raggiungere finalmente la nostra meta, Capo Nord. Eravamo tanto vicini alla nostra destinazione, ma la sentivamo ancora come un'avventura, una sensazione strana di euforia ad ammirare un tramonto che sembrava non finire mai. La luce qui è più luminosa, le ombre sono più lunghe e ogni cosa sa di selvaggio. Pronti? A mio 3, 2, 1. E stanotte lo si fa nei cottage. Oh, messo. Fa stracaldino, si sta da Dio, è bellissimo. E magari, no, sono delle persone, sono appena passate delle renne e quindi magari ne rivediamo più tardi. Siamo in questo posto che si chiama? Non so. Skarsvåg. Skarsvåg è il paese ed è l'unico ristorante che trovate a Norca praticamente. Ed è
uno store di Babbo Natale e fa ristorante, ma c'è la signora con la cucina a vista, tipo casalinga un sacco ed è bellissimo. Sì, sì, tipo casa sua, e fa anche da mangiare per le persone che vengono qui. Che bello. Così con il Real Club, naturalmente è un piatto freddo, è squisito ragazzi. Queste tende che vedete sono le cabins per i pescatori. Guarda, c'è anche la zona souvenir delle renne, che carino! Come minimo una no? È una donna, è una donna, è una donna! Non so se notate, ma là in fondo c'è una nuvola, praticamente siamo sopra le nuvole, cioè il camper davanti a noi è sparito. 500 metri, Nord Cap, arriviamo! Sì! Ragazzi, sono emozionata. Eccoci. Eccoci. C'è la super terrazza panoramica del globo qui sul mare e là in fondo ragazzi, più o meno alla stessa altezza, c'è la Groenlandia. Ce l'abbiamo fatta. Super 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 soddisfatti. Mamma mia, una roba incredibile ragazzi. A parte il freddo è eccezionale, la sensazione che si ha di arrivare fino qui. Un po' di freschino, caro. La sensazione che si ha nell'arrivare a Capo Nord è qualcosa di incredibile. Dopo la quarantena, godersi la libertà più immensa attraverso un viaggio on the road ai confini del mondo ci ha restituito in meno di una settimana tutto ciò di cui avevamo bisogno, rimettendo a posto le priorità della nostra vita. È stata la nostra prima esperienza di un viaggio così lungo, ma così essenziale e sicuramente la prima di una lunga serie. Ragazzi, sono le 11 di sera e c'è ancora tantissima luce e non c'è da dire che è diverso l'orario, perché in Finlandia sì, ma in Norvegia no. E lo stesso orario, lo stesso meridiano dell'Italia, quindi come da noi anche qui. Oggi è sabato 9 agosto e questo è il sole che c'è. Adesso stiamo provando a salire un attimino per vedere cosa c'è qua sopra. Stiamo seguendo la strada per Narvik, che ci condurrà poi verso le isole Lofoten nei prossimi giorni. Abbiamo costeggiato tutto questa costa, poi fatto il fiordo. Adesso stiamo prendendo questa strada e la bellezza di questa strada è che ovunque tu guardi ci sono cascate da tutte le parti. Anche dall'altro lato sono i ghiacciai che si sciolgono e cascate, cascate, cascate. Ah già, sto malissimo. Oddio, una renna impagliata, amore. Facciamo subito un turbante.
È stupendo. E raga, cioè, che paura, che meraviglia. Se non piovesse stasera avremmo mangiato lì di sicuro. Sto malissimo, malissimissimo. Ho deciso che possiamo comprarla. Sì? Sì, è. Bene. Buongiorno. Pronti a prendere il super ponte? Per le Lofoten e si inizia. Si inizia con lavori in corso. No! Sì. Abbiamo appena passato questo ponte in collegamento con le Lofoten. Come? Beh! Ci sono delle pecore. Beh! Avevamo raggiunto la nostra meta e ormai ci dirigevamo verso la strada di casa. Ma nei 4.000 chilometri che ci separavano dall'Italia avremmo incontrato altre destinazioni imperdibili. Una tra queste è l'arcipelago delle isole Lofoten. Lo stereotipo della Norvegia, casette rosse isolate sulla spiaggia, fiordi, montagne e panorami marittimi stupendi e unici al mondo. Queste isole sembrano appartenere a un altro pianeta. Pensate che nel programmare questo viaggio on the road avevamo pensato quasi di saltarle. Sarebbe stato un errore imperdonabile, una mancanza che avrebbe compromesso il viaggio intero. Ogni scorcio sembrava un dipinto, eravamo increduli e tutte le volte che ci fermavamo per fare delle foto o un video con il drone ci emozionavamo. Vorremmo tornarci d'inverno per vedere come cambia il panorama. Dopo questa prima sosta su questa prima isola siamo tornati in macchina, con lo spirito di chi si aspetta ancora tante sorprese e credeteci, non hanno tardato ad arrivare. Quindi ci troviamo a Svolvær, sempre sulle isole Lofoten. In particolar modo Svolvær si affaccia sul fiordo che si chiama Trollfjord ed è molto gettonato come meta perché c'è questo fiordo enorme che per 2 chilometri circa di lunghezza il mare abbraccia la costa e quindi è molto profondo ed è famosissimo per le crociere con i cruise boat o i safari boat in cui andare a vedere l'aquila marina dalla coda bianca ed è molto famoso perché appunto ci sono questi isolotti su cui l'aquila marina appunto verrebbe durante la stagione estiva, no, durante la stagione invernale e non nidificherebbe, quindi non farebbe riproduzione qui ma lo farebbe in Russia ed è molto interessante perché è possibile vederle, quindi qua fanno queste crociere, queste mini crociere di esplorazione incontaminate negli isolotti sperduti che vedete là in fondo e vi portano con la barca fino laggiù, vi fanno fare tutta una mini crociera. Comunque continuiamo a goderci lo scenario perché è stupendo. Qui a Svolvær si respira un'aria magica, luci e colori in questo luogo prendono vita, proprio come in una fiaba. Abbiamo lasciato questo piccolo centro a malincuore, ma lungo la strada per Moskenes abbiamo trovato altri posti favolosi. Abbiamo lanciato il nostro drone per cercare di catturare la bellezza di questi luoghi e rendergli giustizia. Le immagini parlano da sé. Noi sicuramente torneremo in inverno per vedere queste splendide isole innevate. Speriamo di avervi fatto venire voglia di preparare la valigia per visitare le Lofoten. Sono il paradiso dei fotografi. Queste immagini sono il nostro premio per essere arrivati fino a qui. I boss! Nell'organizzare il viaggio pensavamo di essere pazzi ed era quello che ci veniva detto da chiunque. Ma i ragazzi che da Torino se la sono fatta fino a Capo Nord a bordo di 3 Fiat 127 ci hanno fatto capire che non eravamo i soli. Pazzi sì, ma in buona compagnia. Ci troviamo a Ramberg. E siamo qui per un motivo specifico perché c'è una spiaggia tra le più belle in assoluto di tutta la Norvegia, imperdibile, per chi è amante del surf qui è eccezionale.
Qua invece alle mie spalle siamo a Reine, dove praticamente è proprio un villaggio di pescatori. In particolare qui va molto di moda chiaramente il baccalà. Alla fine abbiamo trovato gli stessi ragazzi italiani con la Fiat 127 e mi sa che ce li invitiamo anche domani sul traghetto. Sbarcati a Boda, sulla terraferma, ci siamo diretti verso le cascate Lac Forsen. Per raggiungerle abbiamo attraversato un altipiano che ricorda le ampie distese del Nord America, con cime nevate e ruscelli azzurri. Qualche avventuriero si è persino accampato in queste zone davvero gelide, magari cercava di rivivere un'esperienza simile a quella di Into the Wild. Abbiamo ancora davanti e dietro i ragazzi di Insane Road Trip. Stesso orario, stessa strada. Stesso posto, cioè verso sera a quest'ora sempre ci si ritrova, sempre. Incredibile. Adesso ci troviamo alle Lac Forsen, che sono questa cascata, queste rapide. Qui invece, come potete vedere, a parte il fatto che si può fare rafting, terribile penso, però straordinario per chi ama questo genere di cose. Ma qua sotto sono strepitose. Avremmo voluto vedere qualche salmone risalire la corrente, ma ahimè non era stagione. Lo scenario è spettacolare. L'acqua scorreva con una potenza inaudita. Siamo dovuti però rimanere poco, perché l'acqua nebulizzata spruzzava ovunque, rischiando di rovinare sia il drone che la Canon. Fare rafting lungo questa cascata deve essere un'esperienza per chi ha fegato da vendere. Chissà, magari in futuro ci proveremo anche noi. Il giorno dopo ci siamo diretti verso l'Atlantic Ocean Road, una strada tortuosa che appoggia su 8 isolotti e che è considerata tra le strade più pericolose al mondo, per via delle onde che si infrangono sulla carreggiata, portandosi via interi veicoli. Questo è il punto più alto dell'isolotto. Stiamo per arrivare alla strada chiamata Trollstigen, che sarebbe una strada sempre tortuosa di quelle della Norvegia, però questa volta con sottofondo le cascate. Mettere i brividi comunque, bellissima questa strada, ha lavato il vetro col percorso, bello, molto bello. Wow. Decidere di andare di qua e provare il brivido, non ce la posso fare, oh mamma. Ok, quindi così non faccio. Lago, quel lago diventa una cascata, la neve diventa il lago diventa una cascata. Abbiamo questa griglia istantanea, ready for use in 20 minutes. The complete barbecue is one packaging. Buonasera. Ci dormirei qua, senti quanto Sì, sono comodi. sono comodissime e qui è tutto spettacolare. C'è ancora un po' di sole, prima di tornare a casa. Sono super organizzati qui per il barbecue in campeggio libero. Viaggiando verso sud abbandonavamo progressivamente i panorami che tanto ci avevano fatto innamorare in cambio di scenari cittadini molto simili a quelli a cui siamo abituati, ma comunque differenti abbastanza da renderli affascinanti. Bergen è una città cosmopolita, moderna e festaiola.
comunque con tratti che la rendono distintamente scandinava. Bergen ci ha colpiti per la sua vivacità, non ci aspettavamo una città così giovane e movimentata, veramente consigliata per chi cerca un'esperienza nordica con un po' di divertimento. Il giorno dopo abbiamo guidato fino a raggiungere l'estremo sud della Norvegia, in particolare la città di Kristiansand, dove ci siamo accampati su una spiaggetta non troppo lontana dal porto, dove l'indomani avremmo preso il traghetto per la Danimarca. È stata l'ultima notte di campeggio libero, prima di lasciare la Scandinavia. La prima tappa è stata Hannover, nel nord della Germania, un centro economico importante, pieno di uffici e di gente indaffarata. Abbiamo trovato tantissimi italiani immigrati. Non a caso è stata la prima città in cui abbiamo voluto provare la cucina di casa nostra, invece che i piatti locali. C'è da dire che, al di là di qualche stranezza, il cibo non è affatto male. Lungo la strada per Ulma ci siamo fermati in un ristorante vicino ad un piccolo laghetto, dove ci hanno servito l'insalata in un bicchiere, la pasta col cucchiaio e una strana bevanda coreana al sapore di chupa chups. Ulma, a differenza di Hannover, è una cittadina più tradizionale, più classica. Diciamo che è più interessante. A vedere la chiave? Però non potevamo ignorare il fatto che il viaggio stesse per finire. Sulla strada per l'Italia ci siamo fermati a Vaduz, la piccola capitale dell'altrettanto piccolo Liechtenstein. Una sosta che avremmo sempre voluto fare per curiosità. Il panorama dal castello del principe è qualcosa di magnifico, peccato per il meteo. Fortunatamente, una volta arrivati in Svizzera, il cielo si è aperto, in tempo per regolarci un'ultima immensa sorpresa, l'Italia. Eccoci. Dopo 13 nazioni siamo arrivati, siamo giunti finalmente no, siamo giunti alla fine del nostro viaggio. In Italia! In Italia. Abbiamo superato le Alpi che stanno dietro di noi. Stanno proprio lì, si vede giusto la puntina. Fai vedere qualche panorama che abbiamo. Panorama mozzafiato. Raga, ma quanto è bella l'Italia? Con 3D proprio. È vero che abbiamo fatto 13 paesi, però siamo orgogliosi del nostro paese, come soprattutto del cibo. E dei 130 in autostrada. E del caffè. Il nostro viaggio si è concluso qui, quindi adesso facciamo un piccolo... che cacchio ne so? Riassunto. Un piccolo riassunto, una piccola clip di riassunto di tutto il nostro viaggio. Perciò se ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale, di mettere mi piace. No. Il nostro viaggio si conclude qui, quindi se il video ti è piaciuto ricordati di... Se ti è piaciuto lascia mi piace, condividi ed iscriverti al canale. Ciao ciao!